Buonasera a tutti. Ci ritroviamo per il proseguo del video dell'altra volta, quello che riguardava il breve richiamo sulle equazioni di secondo grado. Quello che volevo farvi vedere adesso era qualcosa fatto da me su un foglio Excel. Su questo foglio Excel trovate sia la forma normale delle equazioni di secondo grado, sia il delta, sia la formula risolutiva, dove sotto radice non c'è altro che b quadro meno 4ac, ossia il delta, e poi un'equazione qualunque inserita, per cui il foglio automaticamente calcola il valore del delta e altrettanto automaticamente calcola le soluzioni. In questo primo caso non ci darebbe una risposta se delta fosse minore di 0. In questo secondo caso ci darebbe una risposta anche se delta fosse minore di 0. In questo secondo caso la forma è molto più complicata, viene utilizzata una forma condizionale, la forma condizionale più importante in informatica. Se in italiano, se succede una cosa, allora fai questo, altrimenti fanne un'altra. In inglese e quindi nel linguaggio informatico è if then else. Per ora questo non ci interessa. Diciamo che questo è il punto finale. Vorrei che arrivassimo a fare una cosa del genere. Per quanto riguarda queste equazioni che vedete qua, queste espressioni scritte, sono state scritte direttamente tramite Excel, tramite una funzione chiamata equazione, che vi dà di predefinito alcune funzioni, diciamo, matematiche delle più famose e note, come la serie di Fourier che voi prima o poi incontrerete. Sto scherzando. Oppure di inserire una nuova equazione. La stessa cosa è stata fatta per il delta, la stessa cosa è stata fatta per la formula. In questo modo riusciamo a scrivere delle equazioni in formato, diciamo, libero, come quando voi le trovate scritte sul vostro libro. Cosa che normalmente il programma di scrittura non riesce a fare. Tenete presente che anche Word ha la stessa funzione, perché i libri fondamentalmente si scrivono con Word. Qui ho inserito il valore dell'equazione, dove al posto di A, B e C ci sono dei valori. A vale 2, B vale 4, C vale 0. Se C vale 0, vedete che l'equazione ha delta maggiore di 0 e quindi due valori, 0 e 2. Se cambio il valore di C e metto C uguale a 1, automaticamente lui cambia il valore di delta, dà di nuovo due valori per quanto riguarda x1 e x2. Non ve li ho messi sotto forma di frazione perché li mette sotto forma di frazione in maniera strana e sarebbe stato da spiegare, quindi prendeteli per quello che sono. Se qui metto invece di 1 metto 2, delta vale 0 e arriviamo al caso in cui esistono due soluzioni reali e coincidenti, o una soluzione, punto e basta. Meno 1, x1 uguale a meno 1, x2 uguale a meno 1. Ma se 2 passa a 3, succede che il delta diventa negativo. E quando il delta diventa negativo, meno 8, qui la nostra formula non riesce a calcolare la radice quadrata di meno 8 e ci dà questo errore. Vedete qua radq significa radice quadrata del numero che è contenuto nella casella D16, cioè questo qui. Lo stesso discorso vale per quest'altro, D16 è comunque sempre meno 8 e quindi lui non ci riesce. In questo caso invece ci dice che l'equazione non ha soluzioni. Avrei potuto aggiungere nel campo dei reali, potrei farlo anche adesso, perché è contemplata nell'istruzione condizionale. Se è verificato che D16 è minore di 0, allora deve scrivere l'equazione non ha soluzioni. Mentre se D16 uguale a 0, calcola il risultato, altrimenti calcola il risultato per D16 maggiore di 0. Non significa altro. Il problema è capire come scrivere tutte queste cose con le giuste parentesi e i giusti punti a virgola. Qui aggiungiamoci, come avevamo detto, nel campo
campo dei reali. Come vedete è cambiato, qui riporta il campo dei reali, questa non l'ho modificata e rimane così, e per ora rimane così. Non so da quanto tempo sto parlando, non voglio fare dei video lunghi e non voglio annoiarvi, mi piacerebbe però veramente che voi li ascoltaste completamente, no che vi fermate a un minuto, a un secondo, eccetera eccetera, perché comunque domani ve ne invierò un altro, questo qua è la bozza, non fatto con Excel, e questo lo dovrete fare voi, per cui vi spiegherò per filo e per segno come farlo, ma fatto con fogli, perché da quello che ho capito non tutti quanti avete un PC o non tutti quanti avete Office comunque installato sul PC, quindi noi utilizzeremo il foglio di calcolo che ci offre Classroom, che è fogli. Vi auguro una buona serata, a domani.